Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete alle mie spalle siamo in un appezzamento di terreno dove ho piantato le patate. Dopo le piogge dell'ultima settimana, che sono state abbondanti e io ho apprezzato molto anche visto la mancanza di acqua di marzo, ho visto che sono cresciute particolarmente e quindi secondo me è arrivato il momento di rincalzarle. Questa operazione è fondamentale, assolutamente, se qualcuno le coltiva la deve fare assolutamente perché è importantissima, forse è la lavorazione più importante. Adesso vi faccio vedere come ci si muove, ma prima di cominciare il video vi ricordo amici di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, in questo modo potete continuare a seguire i nostri progetti futuri. Allora amici, come vedete siamo in un piccolo appezzamento che ho praticamente nella vigna, sotto la vigna. Ho deciso di fare questo esperimento di mettere le patate qua perché, come ho già spiegato nel video della semina, le patate sono una cosa molto particolare, perché ci sta che a distanza di qualche metro ci sia un pH di terreno diverso da quell'altro, quindi ci sta che una tipologia di patate faccia di più da una parte, di meno dall'altra. Poi chiaramente è importante anche scegliere il tipo di colore delle patate, perché ci sta che quelle bianche vadano bene per un terreno. Poi le stagioni sono importantissime, le stagioni magari un anno piove di più, un anno piove di meno, un anno piove a giorni alterni e magari uno specie di patata può rendere di più. Ma quello che vi sto per dire è la rincalzatura. A cosa serve la rincalzatura? La rincalzatura è un'operazione che serve innanzitutto perché la patata a un certo punto cresce, come questa, vedete? Cresce ed è possibile che le patate che stanno crescendo nel sottosuolo affiorino, quindi voi dovete sapere che il sole è un antagonista delle patate e quindi se noi andiamo a far riprendere della luce alle patate andiamo assolutamente a renderle nocive per noi, perché poi se le patate prendono il sole viene appunto questa reazione che si chiama solanina e poi le patate diventano quasi veleno per noi. Ma questa operazione non serve solo a questo, serve anche perché in questo modo le patate producono di più, perché gli andiamo a mettere della terra, quindi gli andiamo ad aggiungere una struttura che può permettere alla patata di produrre più patate. Questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa fondamentale è che, come vedete qui vicino alle piante crescono tutte queste erbe spontanee che vanno sicuramente a togliere il nutrimento alla pianta, quindi anche in termini di acqua, anche in termini di luce. Quindi questa lavorazione è fondamentale perché in questo modo andiamo a pulire e gli andiamo a dare un po' di aiuto, un sostegno praticamente alla pianta. In questo modo cresce di più, cresce meglio e anche in termini di raccolta garantisce un maggior numero di patate. Allora, per svolgere la lavorazione servono chiaramente i guanti che io uso sempre, anzi quasi sempre, e poi io uso sempre la zappa. Come vedete qua ce n'ho di due tipi perché appunto fra un pochino dovrebbe passare anche un'amica a aiutarmi, perché appunto ho anche altri appezzamenti di patate. Vedete c'è questa zappa che è un pochino più piccola, poi c'è questa zappa un po' più grossa e c'è chi usa addirittura la vanga per rincalzare, perché in questo modo si va a mettere anche più terra sopra la pianta. Io per comodità ho sempre usato la zappa, anche perché mi viene più semplice lavorare, però vi posso garantire che qualche volta ho usato la vanga e ho ottenuto dei buoni risultati. Allora amici, come vedete siamo nel nostro campo, adesso vi faccio vedere in qualche maniera pratica come si può lavorare. Allora io in questo caso uso la zappa, ma come vi ho già detto si può usare una zappa più piccola o la vanga. Bisogna semplicemente avvicinare la terra alla pianta. L'errore più facile da eseguire è quello di andare a dargli una zappata sulla pianta. In questo modo andiamo a ferire la pianta, andare a prendere e a colpire una patata che sta crescendo e quindi è una cosa da non fare assolutamente. Quindi bisogna lavorare in questo modo, bisogna prendere la terra, quindi è importante anche che nella semina si lasci un po' di spazio fra i filari, non solo per farle crescere nel sottosuolo, ma anche perché tutta questa terra qui ci serve per rincalzarle. Chiaramente vanno rincalzate sia da un lato che da quell'altro, quindi state sempre molto attenti nel distanziarle. Allora, vi faccio vedere come si svolge la lavorazione. Bisogna prendere la terra in questo modo, vedete questa è anche particolarmente bagnata, quindi è anche molto piacevole da lavorare perché è piovuto, e va semplicemente avvicinata sulla pianta, così. Allora, vedete io l'ho fatto da questa parte, adesso anche se c'è una pianta più piccola va bene, non vi preoccupate se andate a mettere la terra sulla pianta perché non andate a creargli nessun problema, non vi preoccupate.
questo modo si fa tutta la fila, in questo modo. È importante la fila e la distanza, perché in questo modo se io vado a zappare qui, se io vado a zappare qua e non qua, in questo modo non vado a, diciamo, danneggiare l'apparato radicale di quell'altra fila. Quindi io vado in questo modo a lavorare il terreno, vado a avvicinare la terra. Chiaramente questa lavorazione che io ho fatto da questo lato, vedete, poi mi aiuto con la zappa per spostare la terra il più vicino possibile alle piante, la vado a fare da quest'altro lato. In questo modo si crea appunto un rincalzo, che è semplicemente un aiuto che si dà alla pianta per crescere e per non recare danni, perché come vi ho già detto la luce è un antagonista delle patate. Allora adesso andiamo a terminare la nostra fila. Mi raccomando, la distanza tra i filari, ma questo è importante farlo durante la semina. Una volta che le avete già messe, sono già cresciute, non si può andare a fare delle modifiche perché andiamo solamente a fare dei danni, quindi bisogna semplicemente andare a dargli un aiuto in questo modo alle patate, e in questo modo, come vi ho già detto, si vanno a togliere anche tutte le erbe spontanee che nascono sui lati e che vanno a togliere un apporto idrico alla pianta. Mi ha raggiunto anche Lorenzo, un mio amico. Mi raccomando a voi che guardate questo video, iscrivetevi al canale e supportate il nostro progetto, perché è veramente importante riuscire a divulgare informazioni utili ai giovani che possano avvicinarsi a questo bellissimo mondo. Allora amici, come vedete abbiamo completato la lavorazione in questo piccolo appezzamento, adesso ci spostiamo. Come vedete semplicemente siamo andati a creare una specie di montagnola lungo le piante, senza mai andare a toccarle. Non toccatele, non andate a zapparci sopra perché gli fate un danno. In questo modo si creano praticamente dei canali fra le patate. Pensate che io in Sud America, quando sono stato, ho addirittura visto delle coltivazioni dove avevano costruito dei piccoli fiumi che servivano all'irrigazione delle patate, quindi andavano a far passare l'acqua lungo questi canali, e qui sui lati, diciamo sui lati più lunghi, avevano creato degli altri canali dove appunto mettevano l'acqua. Potrei ipotizzare anch'io di fare una cosa simile, anche se dovete sapere che da queste parti non c'è una grandissima abbondanza di acqua, però potrei immaginare di fare un impianto di irrigazione simile. Allora amici, siamo arrivati nel punto, diciamo, secondario, dove abbiamo messo una maggior quantità di patate. Come vedete lassù c'è un piccolo appezzamento che avevo messo anche durante la semina, vedete sono venute molto bene e sono vicino al muro, mentre in questa parte dove c'è appunto un terreno più grande ho fatto queste due file, dove vedete c'è un po' di differenza, vedete qui diventano un pochino più piccole perché probabilmente questo terreno è stato anche sfruttato di più. Poi come vi ho già detto, anche nella distanza di qualche metro c'è una grossa differenza magari di proprietà di terreno, magari come vi ho già detto lo possa aver sfruttato di più di tutti. Vedete qui sembra che siano spuntate da giorni, eppure il campo è lo stesso, l'ho lavorato nella stessa maniera, però probabilmente qui che c'era l'orto invernale, probabilmente qualche anno fa l'avevo sfruttato per, diciamo, coltivarci qualcos'altro, mentre laggiù in fondo, appunto da dove sono partito, sembrano anche più rigogliose. Per questo vi dico sempre di riuscire a cambiare appezzamento, chiaramente non mettete le mani nello stesso punto dell'anno prima perché sennò non vengono, e chiaramente variate anche tipologia di patate, perché qui sono gialle mentre qua sopra sono tutte bianche e sono appunto a ridosso del muro. Come vedete sono molto belle e adesso le andiamo a rincalzare insieme a Lorenzo. Allora amici, come vedete abbiamo terminato questo pezzo che è abbastanza lungo, grazie anche all'aiuto di Lorenzo che è venuto a darmi una mano. Vedete abbiamo fatto semplicemente il lavoro simile a quello che abbiamo fatto prima. Chiaramente qui vedrete che poi non si vedono nemmeno le patate perché appunto abbiamo fatto un rincalzo abbastanza potente, perché ci siamo resi conto negli anni che è molto importante questa lavorazione. Vedete questo pezzo l'abbiamo finito, adesso nei prossimi giorni farò anche gli altri appezzamenti e vi farò vedere un po' quali sono le differenze, perché vedete già qua, vi ho fatto vedere prima che c'è questo appezzamento di terreno, ho messo quelle bianche che sono anche
molto forti, molto rigogliose, anche dovuto al fatto che qui non ho mai coltivato niente. E poi siamo a ridosso di un muro, quindi magari ci sono fattori di umidità diversi. Eccoci qua amici, buongiorno, e come vedete siamo nei piccoli appezzamenti che sono rimasti dopo aver fatto, diciamo, il grosso del lavoro ieri insieme al mio amico. È stato molto gentile a aiutarmi. Quindi adesso mi occupo di rincalzare queste patate e poi un altro appezzamento in cima ai miei terreni. Allora amici, abbiamo terminato anche questo piccolo pezzettino. Qua la terra era un po' diversa rispetto alle altre perché appunto siamo vicino al muro, c'è proprio un'altra consistenza, qualche sassolino in più, però sono abbastanza soddisfatto del lavoro che ho fatto. Adesso mi sposto nell'ultimo appezzamento e poi ho terminato la rincalzatura delle patate per quest'anno. Allora amici, abbiamo terminato finalmente la lavorazione di rincalzatura. Come vedete alle mie spalle abbiamo finito anche l'ultimo pezzettino e devo dire che sono abbastanza soddisfatto del lavoro, anche perché la terra è un po' ancora umida perché appunto la scorsa settimana è piovuto. Io spero di avervi dato anche un aiuto. Fatemi sapere voi come vi muovete, magari qualcuno di voi avrà anche il rincalzatore da attaccare al trattore, io quello per motivi economici non ce l'ho ancora. Ma io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao!